Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video parliamo di 3 verbi, i verbi tenere, stare e entrare. 3 verbi che, uniti alla particella C, possono cambiare significato. Questo video quindi fa sempre parte della serie di video dedicati alla particella C, che ormai sta diventando come una di quelle persone che più conosciamo e più diventano simpatiche. Cominciamo dal verbo tenere. A cosa ti serve il cassetto? Beh, ci tengo le matite colorate, i pennarelli, le forbici, il righello, eccetera. In questo caso ho usato ci tengo in senso abbastanza letterale, perché ci indica il luogo nel cassetto, mentre il verbo tenere significa in questo caso più o meno avere o conservare in un determinato luogo. Quindi uso ci semplicemente per non ripetere nel cassetto. Ma tenere a qualcosa o molto più spesso tenerci a qualcosa significa che qualcosa è importante per me. Per esempio, se dico ci tengo al mio futuro, significa che il mio futuro è molto importante per me. In questo caso ci praticamente ripete al mio futuro e quindi si potrebbe pensare che è una ripetizione ed è sbagliato dire così, ma in realtà l'espressione si usa quasi sempre così, tenerci a qualcosa, quindi ci tengo al mio futuro. Si potrebbe dire anche tengo al mio futuro, ma è molto meno comune, come si vede anche in questi esempi. Il primo è preso dal Corsaro Nero. Carmot ci teneva ad ingrossare le provviste. Significa che per Carmot era importante ingrossare, cioè aumentare le provviste, e come si vede c'è questa ripetizione, ci teneva a. Il secondo esempio invece è preso da Don Camillo. Se proprio ci tenete a fargli vedere la crepa, eccetera eccetera, significa se per voi è così importante fargli vedere la crepa. Quindi si vede che tenerci a può essere seguito da un nome, come nel mio primo esempio, ci tengo al mio futuro, oppure può essere seguito da un verbo all'infinito presente. Per esempio potrei dire ci tengo a invitarti al mio matrimonio. Potrei anche mettere non davanti al verbo tenerci e dire per esempio non ci tengo a farglielo sapere, che significa che preferisco non farglielo sapere. Oppure potrei mettere non davanti all'infinito e dire, sempre con lo stesso esempio, ci tengo a non farglielo sapere, che significa che per me è importante che lei non lo sappia o lui non lo sappia. Passiamo al verbo stare e anche qui vedremo 2 significati, uno più letterale in cui ci indica un luogo e poi un significato un po' diverso. Sotto quelle 3 tettoie ci stiamo tutti, significa che sotto quelle 3 tettoie c'è posto per tutti. Il soggetto del verbo stare in questo caso è noi o tutti noi. Un altro esempio con lo stesso significato. Entrarono in una sala dal soffitto alto alto, tanto che ci stava dentro un grande abete. Anche qui significa che in questa sala, che aveva un soffitto altissimo, c'era posto per un grande abete. Un abete è un tipo di albero, quello dell'albero di Natale. Ma si può usare anche in una frase negativa. La cucina era grande, ma a un bel momento non ci stava più dentro nessuno. Significa appunto che non c'era più posto per nessuno. Attenzione alla differenza fra i verbi essere e stare. Niente a che vedere con la differenza fra i 2 verbi equivalenti del castigliano, ma la differenza in italiano si può vedere proprio in queste frasi, almeno una delle differenze. Perché se dico nella sala c'è un abete, significa che l'abete è presente in quel momento nella sala, mentre se dico nella sala ci sta un abete, significa che nella sala c'è posto per un abete, ma non necessariamente che è presente in quel momento. Il secondo significato di starci invece è appunto quello meno letterale, quello in cui ci non si riferisce a un luogo fisico. In questo caso starci significa essere d'accordo con un progetto, cioè essere d'accordo a far parte di un progetto, essere d'accordo a aderire a un progetto o a un'idea.
Perché disse alla fine non fondiamo un fronte pecorale democratico? Io ci sto volentieri. Significa che mi piace questo progetto, mi entusiasma l'idea di far parte di questo progetto. È un'espressione abbastanza colloquiale, quindi se mi proponi, per esempio, qualcosa di nuovo, se mi proponi un nuovo progetto, mi puoi chiedere ci stai? E io posso rispondere sì, ci sto, oppure no, non ci sto. Il terzo verbo è il verbo entrare e anche qui, come prima, vedremo un significato più letterale, in cui ci si riferisce a un luogo, e poi il significato meno letterale. Così arrivarono alla casa e c'entrarono. Significa entrarono nella casa, quindi ci in questo caso si riferisce a un luogo fisico. Ma il più delle volte si trova questo verbo entrare con la particella ci con l'altro significato, cioè quello in cui ci non si riferisce a un luogo fisico. E in questo caso significa essere coinvolto in qualcosa, avere a che fare con qualcosa. Un altro esempio, sempre dai Promessi Sposi. Il povero curato non c'entra, fanno i loro pasticci tra loro e poi... Significa che il curato, cioè il prete, è estraneo a questi pasticci. I pasticci sono dei guai, dei problemi. Significa appunto che lui non ha niente a che vedere con queste cose, non è colpa sua, appunto non c'entra. Qui ho messo una serie di esempi tutti con questo significato. Non li leggo tutti, ma chi vuole può fermare il video e leggerli con calma. Io invece voglio dire un paio di cose importanti su questo centro-non centro. La prima riguarda il tempo del verbo che usiamo al passato. Con questo significato di essere coinvolto in qualcosa, avere o non avere a che fare con qualcosa, al passato in genere si usa l'imperfetto. Gliel'ho detto che non c'entravo, imperfetto. Quindi io capisco, gliel'ho detto che non avevo niente a che fare con questa cosa. Mentre se sentissi una frase con il passato prossimo, non ci sono entrato, penserei al significato letterale, cioè penserei che qualcuno mi sta dicendo non sono entrato in un determinato luogo, quindi un luogo fisico. La seconda cosa riguarda l'infinito. Ora, espressioni come centro, non centro, cosa c'entra, sono talmente comuni, le sentiamo talmente spesso, che sembra che quel ci prima del verbo faccia parte del verbo e quindi pensiamo che l'infinito sia centrare. Ma non è così. Il verbo centrare esiste, ma è un altro verbo, ha un significato diverso e naturalmente si scrive senza apostrofo. Qui il verbo è entrare e quel ci è semplicemente la nostra particella ci, quella che conosciamo bene, come ho detto all'inizio, la nostra vecchia amica. E sappiamo che la particella ci si mette prima del verbo quando il verbo è coniugato. Quindi Gianni dice io non c'entro e va benissimo, ma quando il verbo è all'infinito, quella particella ci si mette dopo il verbo e si unisce al verbo. Quindi non posso dire Gianni ha detto di non c'entrare, ma dovrò dire Gianni ha detto di non entrarci. Grazie a tutti per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!